Con i suoi 80 ettari di estensione, Villa Borghese, detta anche Villa Pinciana, è il parco pubblico più celebre della città di Roma. Prende il nome dalla prima residenza del cardinale Scipione Caffarelli Borghese, nipote di Papa Paolo V, che fece edificare il Casino Nobile all'inizio del Seicento su progetto degli architetti Flaminio Ponzio e, dopo la sua morte, Giovanni Vasanzio. Oggi questo edificio è uno dei musei più importanti di Roma, la Galleria Borghese. Contiene prestigiose raccolte di opere d'arte dal XVI al XVIII secolo e capolavori di artisti quali Raffaello, Tiziano, Caravaggio, Bernini e Canova. Villa Borghese è una delle ville romane più ricche di testimonianze artistiche e paesaggistiche. Al suo interno racchiude edifici, sculture, monumenti e fontane, opere di illustri artisti dell'arte barocca, neoclassica ed eclettica, il tutto contornato da alberi secolari, laghetti, giardini storici e aree verdi monumentali. Descritta nelle guide della città di tutte le epoche, ritratta da artisti famosi, ispiratrice di celebri musiche e di intense pagine di letteratura, Villa Borghese lascia trasparire ancora oggi, negli scorci inattesi del suo parco, lo splendore di un tempo. Passeggiare tra i suoi viali significa riscoprire la storia della villa attraverso i suoi cambiamenti. Alcuni edifici mantengono infatti la struttura originaria del Seicento, come il padiglione dell'Uccelliera, il Casino della Meridiana e la Loggia dei Vini. Altri il loro gusto neoclassico, come il Casino dell'Orologio e la Fortezuola. Ma Villa Borghese e le zone limitrofe sono anche la sede di molti fenomeni inspiegabili e misteriosi. Spettri, fantasmi con le teste mozzate portate sotto braccio e nel secolo scorso anche lupi mannari. Prima di avventurarci lungo i giardini e i misteri di Villa Borghese, vediamo innanzitutto la storia e la vita di colui che ha dato inizio a questa meravigliosa opera, vanto della città di Roma. Scipione Caffarelli Borghese, nato il 1 settembre 1577, è stato un cardinale, arcivescovo cattolico e collezionista d'arte italiano. Era figlio di Francesco Caffarelli e di Ortensia Borghese, la sorella di Camillo Borghese, poi eletto papa. A causa delle difficoltà economiche del padre, l'educazione di Scipione fu pagata dallo zio materno, all'epoca cardinale. Quando Camillo fu eletto papa nel 1605 con il nome di Paolo V, Scipione fu nominato cardinale e fu anche adottato, avendo così il diritto di usare il nome e l'arme della famiglia Borghese. Grazie al munifico zio, Scipione studiò al Collegio Romano, ove ottenne la laurea in filosofia per poi passare all'Università di Perugia, ove conseguì il dottorato in legge. Papa Paolo V lo elevò al rango di cardinale nel concistoro del 18 luglio 1605, conferendogli il titolo di cardinale presbitero, che tenne fino a 4 anni dopo essere stato nominato cardinale vescovo di Sabina nel 1629. Con le classiche modalità del nepotismo diffuso nell'epoca, il cardinale Borghese ebbe un enorme potere come segretario del Papa e capo della Curia romana. Accumulò enormi ricchezze a nome proprio e del Papa, tramite tasse e imposte papali, ed acquisì grandi proprietà per la famiglia Borghese. In breve tempo, infatti, divenne sovrintendente dei negoziati della Santa Sede e nel 1608 divenne arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano, carica che tenne fino al 1623. Dedicatosi a pieno ritmo agli incarichi dei Curia a Roma, divenne nel 1612 prefetto dei Brevi Apostolici e prefetto del Tribunale della Segnatura Apostolica dal 16 febbraio 1618. Protettore di Loreto dal 4 gennaio 1620. In quello stesso anno fu nominato arciprete della Basilica Vaticana, carica che tenne fino alla morte. Famoso il suo mecenatismo a favore dei suoi collaboratori, compresa la servitù di cui si cita Genesio Cerone, a cui salvò la vita in un incidente.
Nel 1621 divenne camerlengo del Sacro Collegio e rimase in carica per circa 2 anni, anziché uno come era d'uso. Prese parte quindi a 2 conclavi, quello del 1621 che elesse Papa Gregorio XV e quello del 1623 che elesse Papa Urbano VIII. Morì il 2 ottobre 1633 nel suo palazzo romano all'età di 56 anni e la sua salma fu tumulata nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Nel 1605 la tenuta, già di proprietà della famiglia Borghese, occupava inizialmente solo l'antico sito degli Orti di Locullo, l'attuale Colle del Pincio. Il cardinale Scipione Borghese, acquisendo vigne e terreni attigui, cominciò a trasformarla nel più vasto parco di Roma, con l'obiettivo di renderlo il simbolo della grandiosità ed il prestigio della famiglia Borghese. La villa doveva superare in ricchezza e splendore tutte le altre blasonate residenze dell'urbe. In quel tempo gli ampi giardini erano aperti solo agli invitati. Con l'intervento di Pietro e Gian Lorenzo Bernini, il cardinale Scipione, appassionato di opere d'arte, si dedicò alla villa arricchendola con le sue collezioni di quadri dei più famosi artisti, curando al contempo i preziosi arredi e la manutenzione dei giardini segreti che si trovavano ai lati. Il casino nobile fu completato con splendide decorazioni e sculture e circondato da altre piccole dimore e fontane in un raffinato parco. La tenuta coprì un'area di 80 ettari divisa in 3 recinti. Il primo era lo spazio di fronte al casino nobile, il secondo fino al parco dei Daini, il terzo, chiamato Barco, da Piazza di Siena si estendeva fino all'area dove oggi c'è il Bioparco. Dopo la morte di Scipione Borghese, la villa continuò ad essere curata e non subì parziali modifiche fino a quando, dal 1770, il principe Marcantonio IV Borghese diede impulso ad un radicale rinnovamento del parco. Lavori di trasformazione interessarono soprattutto i principali edifici come il Casino Nobile, il Casino dei Giochi d'Acqua, l'attuale Aranciera e l'ampliamento del grande parco adiacente con il rifacimento delle decorazioni in stile neoclassico. Furono rinnovati gli stucchi all'interno degli edifici e aggiunti marmi, affreschi e statue di alabastro. Il principe, coadiuvato dagli architetti Antonio e Mario Asprucci e con la collaborazione di maestri giardinieri e artisti, promosse la collocazione di preziose statue lungo il parco e diede l'avvio per la realizzazione del Giardino del Lago e di Piazza di Siena. Addobbi e fregi diedero maggiore lustro ai giardini arricchiti da incantevoli fontane e laghetti, tra i quali spiccano la mostra dell'acqua Felix, la fontana dei cavalli marini, il tempio di Diana, il casino dell'orologio, il giardino del lago con al centro lo splendido tempio di Esculapio. Il parco fu aperto per le passeggiate estive e svaghi offerti al popolo dal principe per ammirare il magnifico giardino del lago con gite in barca, la vasta piazza di Siena e perfino il tiro al piccione al Parco dei Daini. Alla morte di Marcantonio IV, il figlio Camillo Borghese, sposatosi con Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone, diede un consistente apporto alla magnificenza e alla fastosità della villa, con grandiosi spettacoli e feste popolari, come l'ascensione nel pallone aerostatico a Piazza di Siena, canti e balli testimoniati in quadri e incisioni dell'epoca. Alla fine del XIX secolo, considerate le esorbitanti spese per i lavori di ricostruzione sostenute dal principe Camillo Borghese, furono contemplati per la prima volta ingressi a pagamento per il pubblico. Dopo l'Unità d'Italia del 1861, una lunga controversia legale sul possesso della villa si frappose tra la famiglia Borghese e lo Stato italiano, che nel 1901 finalmente acquistò l'intero complesso monumentale, ceduto poi al Comune di Roma e aperto al pubblico. La proprietà del Casino Nobile, l'attuale Galleria Borghese con la sua ricca collezione artistica, è stata confermata allo Stato, che lo ha trasformato in un museo pubblico dove si svolgono mostre ed eventi artistici di grande rinomanza.
Dal 1908 in poi sono stati apportati interventi migliorativi, con nuove aperture dovute ai nascenti quartieri limitrofi quali Parioli e Flaminio, con scalinate d'ingresso e un cavalcavia di collegamento con il Pincio. L'ingresso da Viale Rossini permette anche le visite allo zoo interno alla villa. Monumenti celebrativi che raffigurano famosi personaggi e letterati stranieri come Goethe, Victor Hugo, Byron e Umberto I furono collocati fin dal 1904 lungo i viali della villa. Il riassestamento del bacino del laghetto e interventi straordinari di mantenimento del tempio di Esculapio sono stati svolti tra il 2013 e il 2014. Il deposito delle sculture di Villa Borghese è stato inaugurato nel 2015 sotto i locali del Museo Pietro Canonica. Sono circa 80 le opere esposte e provengono in gran parte dalla collezione della famiglia Borghese. In origine erano collocate nei piazzali e nei viali della villa come ornamenti degli arredi, delle architetture e delle fontane. All'interno di Villa Borghese si trovano molte statue dedicate al mondo dell'arte. Monumenti e busti che ritraggono scrittori e poeti sono stati collocati in varie fasi dal 1851 al 1952. Purtroppo, atti vandalici richiedono spesso considerevoli interventi di restauro a queste sculture. Molti i personaggi raffigurati, da Orazio a Virgilio, da Dante Alighieri a Francesco Petrarca, da Giovanni Boccaccio a Niccolò Machiavelli. Qui ve ne presentiamo solo alcuni. La fantastica statua in marmo di Carrara di Lord Byron, situata in via della Pineta, è una copia dell'originale, scolpita dallo scultore danese Thor Valdsen, oggi presso la biblioteca del Trinity College a Cambridge. Il poeta è effigiato seduto su rovine romane in abito elegante, un mantello sulle spalle, con la mano destra tiene una penna in attesa di ispirazione, mentre la mano sinistra regge il frammento di un libro. Personaggio di spicco del romanticismo del suo tempo, è ritenuto ancora oggi uno dei più grandi poeti inglesi, letto e conosciuto nel mondo. L'iscrizione sul piedistallo di marmo su cui poggia la statua sono dei versi del poeta tratti da Il pellegrinaggio di Childe Harold, parte quarta. Si legge: «Ma io ho vissuto e non ho vissuto invano. La mia mente può perdere la sua forza, il mio sangue il suo fuoco e la mia struttura perire anche nel vincere il dolore. Ma c'è quello dentro di me che stancherà tortura e tempo e respiro quando espiro». Imponente e maestosa, la statua dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe fu un dono dell'imperatore di Germania Guglielmo II alla città di Roma in segno d'amicizia tra i due popoli. Lo scrittore e poeta amava molto l'Italia e vi soggiornò tra il 1786 e il 1788. Lo scultore italiano Valentino Casali realizzò l'opera, che fu inaugurata nel 1904. Il monumento al poeta, tra i grandi letterati tedeschi di sempre, raggiunge gli 8 metri, mentre la sola statua di Goethe è alta 3 e si erge su un possente capitello corinzio. Simbolo del rapporto con Roma e la sua storia classica, ai piedi del capitello ci sono 2 sculture che incarnano allegoricamente soggetti delle opere dello scrittore. Oreste ai piedi di Ifigenia rappresenta il dramma, Mignon al fianco del vecchio arpista Lotario rappresenta la lirica e Faust, tentato da Mefisto, la filosofia. Negli incantevoli giardini di Villa Borghese si erge anche la statua del famoso poeta e drammaturgo russo Alexander Pushkin, morto nel 1837. Il suo monumento è stato creato da uno scultore russo e collocato nella villa nel 1999. Pushkin non visitò mai l'Italia, ma in alcune sue opere scriveva dichiaratamente della sua ammirazione. «Dove scendono le notti d'oro dell'Italia, respirerò liberamente». In tutto il mondo gli sono state dedicate sculture in ricordo della maestria con cui scriveva opere teatrali, fondendo stili e linguaggi differenti.
Realizzate tra il XVII e gli inizi del XX secolo, le artistiche fontane di Villa Borghese sono state da sempre ammirate per la loro bellezza e originalità. Si snodano lungo tutto il perimetro della villa e sono ricche di intagli, stucchi e decorazioni. Statue di dee e personaggi mitologici le sovrastano dall'alto incorniciati tra zampilli, getti d'acqua e rigogliose vegetazioni. Diversi sono stati gli autori di queste splendide opere scultoree collocate nei secoli e diventate elementi decorativi essenziali della villa. L'acqua che irriga le fontane e i laghetti della villa arriva dall'acquedotto del Peschiera. Scopriamo insieme la storia e la descrizione solo di alcune delle più famose. La Fontana dei Cavalli Marini, realizzata in marmo e travertino dallo scultore Vincenzo Pacetti, è stata progettata dal pittore Cristoforo Unterberger nel 1791. Situata nell'omonimo piazzale ha un esteso bacino di forma circolare, con 4 cavalli marini che si dilungano a coda di pesce a sostenerlo. Al centro si poggia un doppio calice, da cui fuoriesce un getto d'acqua. La Fontana dei Delfini, situata in viale David Lubin, è inserita in una balaustra che si tronca al centro, lasciando spazio alla fontanella in travertino. I 2 delfini, che danno il nome alla fontana, hanno le code orientate in alto e connettono la fontana ai 2 muretti laterali. Una vasca semicircolare con bordo arrotondato ha al centro una coppa a forma di fiore con i petali rivolti in giù, agevolando lo zampillo centrale dell'acqua che fila via sui petali esterni. La Fontana di Venere in piazzale Scipione Borghese è collocata al centro di un vasto giardino rettangolare e risale al XIX secolo. Probabilmente fu progettata dall'architetto Giovanni Vasanzio ed è costituita da un ampio bacino circolare con al centro una prominenza rocciosa su cui si erge la statua della dea in piedi. È scolpita in marmo chiaro ed è raffigurata interamente nuda. Il laghetto di Villa Borghese, realizzato nel 1766 su progetto di Antonio Asprucci in collaborazione con l'esperto progettista di giardini Jacob Moore, è uno specchio d'acqua di un fascino incantevole. Al centro si trova una piccola isola artificiale dove sorge il tempio di Esculapio in stile ionico, che ospita la statua del dio della medicina recuperata presso il mausoleo di Augusto. Fu lo stesso Asprucci insieme a Unterberger tra il 1785 e il 1792 a edificare questo tempietto, dove spiccano muse, ninfee, papere, gabbiani, tartarughe e statue di divinità che incorniciano un paesaggio bucolico esclusivo ed emozionante. Noleggiare una delle pittoresche barchette a remi e attraversare il laghetto è una esperienza molto suggestiva. Un giro in barca sulle calme onde dello specchio d'acqua permette di arrivare fino al tempio di Esculapio e ammirare da vicino i particolari architettonici che lo caratterizzano in tutto il suo incanto. L'area circostante è delimitata e non è possibile accedervi. Ormai abituati alla presenza dei visitatori in barca, anatre, uccelli e papere vi faranno da accompagnatori silenziosi per l'intero percorso. Poco distante dal tempietto di Esculapio c'è una delle attrazioni più affascinanti della grande villa, il famoso orologio ad acqua, l'idrocronometro vittoriano. Il suo inventore, il professor Giovan Battista Embriaco, lo costruì nel 1867 con l'intento di coniugare lo sforzo scientifico all'energia della natura. È incastonato in una torre al centro di un piccolo laghetto nei bellissimi giardini della villa. Il riempirsi e lo svuotarsi dell'acqua coordina i meccanismi di temporizzazione. Il bioparco è il Giardino Zoologico di Roma, uno degli zoo più antichi d'Europa, dove sono ospitati animali provenienti da tutto il mondo. Carl Hagenbeck, che lo ha creato nel 1908 su una superficie di 12 ettari, ha immaginato lo zoo con una prospettiva diversa. Al posto delle sbarre e dei cancelli di ferro ha fatto scavare canali e fossati armoniosamente studiati e disegnati in stile inglese per dividere il pubblico dagli animali. Questa novità assoluta dava la sensazione che gli animali vivessero liberi nei grandi giardini di cui la villa era dotata.
L'architetto scenografo Moritz Lehmann e l'ingegnere Urs Eggen-Schwiler disegnarono gli alloggi per animali e le rocce artificiali con tecniche innovative. Con queste moderne architetture, lo zoo diventava così uno dei luoghi più attrattivi della città, dove si passeggiava in mezzo al rigoglioso giardino botanico e si potevano ammirare le diverse specie animali. Giuseppe Roda, un esperto progettista giardiniere, creò il magnifico impianto a verde sviluppando un equilibrato complesso botanico. Dopo qualche anno disegnò il rettilario circolare e la grande voliera, che oltre alla sua importanza architettonica costituisce una rivoluzionaria soluzione per gli uccelli migratori di alto volo. Il giardino zoologico romano, come eccezionale opera d'arte scientifica, tecnica ed artistica, ha ispirato niente meno che il parco zoologico del Bois de Vincennes a Parigi. Mammiferi, uccelli, rettili e anfibi provenienti dai 5 continenti sono ospitati in una superficie divisa in aree dedicate, da quella delle tigri di Sumatra all'area degli oranghi, da quella delle scimmie nane alla valle degli orsi. L'obiettivo è quello di curare al meglio ogni specie di animale, al fine di permetterne la conservazione, dando loro l'habitat migliore. Il bioparco della metropoli capitolina oggi propone ai visitatori varie attività: mostre, teatro, corsi di conferenze e progetti ambientali in sintonia con le istituzioni di settore competenti di tutto il mondo. Ma Villa Borghese non è solo turisti, visitatori, statue, fontane e animali dello zoo. Altri visitatori meno terreni frequentano questi luoghi. Quello in cui si manifestano il maggior numero di presenze è il Muro Torto, un breve segmento murario costruito in epoca repubblicana per contenere i frequenti smottamenti della retrostante collina tra Il Pincio e Villa Borghese. Nel Medioevo fu totalmente inglobato nelle mura aureliane e venne dimenticato. Il nome deriva dalla curva a 90 gradi e soprattutto dalla strana inclinazione nel punto in cui il muro fa questa strana curva. Per questo motivo anticamente era chiamato Muro Ruptus. Per giustificare questa strana caratteristica si svilupparono molte leggende, tra cui una in particolare narra di un fulmine che avrebbe colpito il muro il giorno esatto della crocifissione di San Pietro sul Colle Gianicolo. Il fatto che sembrasse sempre sul punto di crollare e lo stato di abbandono in cui versava nel Medioevo resero la zona tetra e pericolosa, perché occupata da ladri, prostitute e vagabondi di ogni genere, quindi maledetta. C'è di più. Proprio in quel luogo, in tempi più antichi, era usanza seppellire i cadaveri dei senza nome, dei ladri e degli assassini. E questa usanza rimase per tutto il Medioevo fino al XIX secolo. In altre parole, nei pressi del Muro Torto riposerebbero i resti di centinaia di reietti della città eterna, e le loro anime inquiete hanno alimentato molte storie e leggende. La fama di luogo maledetto, infatti, favorì lo svilupparsi di leggende legate alla presenza di fantasmi che, con il favore delle tenebre, terrorizzavano i romani, che di conseguenza evitavano la zona spaventati. Demoni, stregoni, fattucchiere e negromanti. Questi sono i personaggi principali delle storie legate al Muro Torto, ma non solo. Si dice che in questi luoghi fosse sepolta una delle incarnazioni di Satana. Muro Torto per gran parte del Medioevo fu chiamato Sepulcrum Neronis, ovvero si riteneva che l'imperatore romano fosse sepolto in questa zona maledetta, e a causa della persecuzione ai danni dei cristiani, Nerone fu considerato una manifestazione del maligno. L'accusa era quella di aver fatto incolpare i cristiani del famoso incendio che distrusse Roma nel 64 d.C. e di aver appiccato egli stesso il rogo. Nerone venne definito come un odiato despota, amante dell'estetica, che non considerava la città all'altezza dei suoi canoni di bellezza, per cui era necessario un radicale rinnovamento, e l'incendio era considerato uno dei mezzi più veloci per raggiungere l'obiettivo. Che l'incendio fosse stato veramente causato dall'imperatore è un'accusa tutta da dimostrare, tuttavia furono sufficienti queste dicerie a dannarne la memoria e collocare le sue spoglie tra quelle di comuni malviventi. Secondo questa leggenda, sarebbe quindi possibile vedere il fantasma di Nerone vagare desolato tra i prati del Muro Torto,
magari insieme a due spettri con la testa mozzata, che sarebbero le anime di due carbonari, Angelo Targhini e Leonida Montanari, ghigliottinati in Piazza del Popolo nel 1825 e che di notte vengono avvistati sotto le mura, con le loro teste sotto braccio. I fantasmi dei due amici inseparabili, John Keats e Percy Bysshe Shelley, i celebri poeti romantici, invece passeggiano a braccetto dialogando amabilmente in inglese a Piazza di Spagna, dove risiedeva lo sfortunato Keats, morto di tubercolosi a soli 25 anni. Si dice che alcuni di questi fantasmi siano però in cerca di redenzione postuma. Chi ha il coraggio di guardarli in faccia potrà dunque ricevere dei numeri vincenti al lotto. Una diceria popolare, si capisce. Eppure non è certo impossibile imbattersi in qualche cercatore di fantasmi, ansioso di guadagnarsi i tanto sospirati numeri magici. Non è finita qui. Le energie negative che permeano l'aria sembrano aggrapparsi come sudari addosso a quelle persone che nutrono propositi autodistruttivi. Ne sono la prova i resti, ora malapena visibili, di una rete metallica fatta installare dalle autorità negli anni 30, quando il muro torto era diventato la meta fissa degli aspiranti suicidi. Infine, e questa è una leggenda metropolitana apparentemente suffragata da diverse testimonianze nel corso degli anni, la strada che costeggia il Muraglione sarebbe spesso caratterizzata da incidenti misteriosi di auto e motorini che transitano in loco, specialmente di notte. Più di una persona coinvolta in questi episodi ha parlato di motori spenti all'improvviso e senza alcun motivo apparente. Una casistica che ne ricorda altre relative a luoghi infestati da presenze spettrali. La cosa più inquietante è però forse un'altra, molto più terrena. È probabile che, scavando nel parco di Villa Borghese, si possano trovare resti umani. In passato la zona è stata utilizzata talmente tanto come area di sepoltura che non è da escludere che le fosse del muro torto abbiano sconfinato nelle immediate vicinanze. Verità o leggende metropolitane? Quella che invece a tutti gli effetti sembra una storia vera è quella passata alla storia come il lupo mannaro di Villa Borghese. Probabilmente molti non ne avranno mai sentito parlare, eppure negli anni che seguirono la fine della Seconda Guerra Mondiale questa vicenda appassionò i romani che venivano periodicamente informati dai giornali dell'epoca. Ne riportarono la notizia molte testate giornalistiche, tra cui l'Unità il 24 gennaio 1946 nel trafiletto «Riappare a Roma il lupo mannaro». La sua prima apparizione infatti risaliva ben 3 anni prima e, come nella migliore delle leggende, proprio in una notte di luna piena. Veniva descritto come un uomo dal comportamento assai strano, che amava raschiare il suolo con violenza fino a farsi sanguinare le dita. Ululava alla luna con voce inumana e si nascondeva tra i cespugli per meglio aggredire chi per primo passava nei paraggi. Fortunatamente non si registrarono vittime. Riuscì a spaventare solo un paio di ragazze che chiamarono immediatamente la polizia e lui fuggì, facendo perdere le sue tracce sul lungotevere. Un altro avvistamento venne registrato anche nel novembre del 1947, quando, sempre a Villa Borghese, fu segnalata alle forze dell'ordine la presenza di un uomo col volto celato da un berretto grigio, avvolto da un pastrano scuro che si abbeverava dalle fontane, o con dell'acqua sporca, e ringhiava, impaurendo i passanti. Questa volta fu il Corriere d'Informazione a riportare la notizia. La sua identità fu rivelata quando il 14 luglio 1949, sempre immancabilmente in una notte di plenilunio, avvertita in tempo arrivò sul posto la polizia. Riuscirono a catturarlo non senza fatica. Era palesemente alterato e troppo forte da farsi soggiogare con facilità. Il suo nome era Pasquale Rossi, un ex lucidatore disoccupato nato nel 1918 a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Venne portato non senza difficoltà in caserma per essere interrogato. Qui si giustificò che ciò gli accadeva contro la sua volontà. Quando c'era la luna piena subiva un'alterazione corporea. Addirittura i peli e i capelli gli si rizzavano. Un calore inspiegabile lo pervadeva e una forza sovrumana gli si spandeva in tutto il corpo.
A detta sua, la sua prima metamorfosi avvenne una sera, appena tornato dal lavoro, mentre si stava spogliando, quando improvvisamente si rese conto di non poter più togliersi la cintura dei pantaloni. Le sue mani erano inspiegabilmente anchilosate. Sentita questa sua dichiarazione, gli inquirenti non batterono ciglio e lo giudicarono pericoloso per sé e per gli altri. Quindi procedettero di conseguenza. Se il passaggio dalla caserma a Regina Coeli fu rapido, figuriamoci quello dal carcere al manicomio. Già è tanto se non buttarono via la chiave. Vi rimase perciò a lungo e venne rilasciato ben 3 anni dopo essere guarito dalla sua misteriosa malattia. Tornato libero chiese persino una pensione per licantropia, che non gli fu mai concessa. Prima di morire venne intervistato dallo storico Cesare Bermani nell'agosto 1969 nella sua stessa casa di Roseto degli Abruzzi, dove viveva con la propria legittima moglie. Si cercò persino di dare una spiegazione alla sua anomalia di comportamento e scavando nel suo passato si scoprì che a fine 1943 era stato morso da un cane e iniziò in ospedale una cura contro l'idrofobia. Cura che non riuscì tuttavia a portare a termine, perché l'ospedale che lo prese in carica venne di lì a poco occupato dai tedeschi. Un'altra plausibile spiegazione può essere che durante la guerra avesse maneggiato benzina inglese, in seguito riconosciuta come pericolosa perché altamente tossica. In conclusione, Villa Borghese non è solo una delle meraviglie artistiche e naturali di Roma, ma anche un luogo ricco di mistero e leggende che continuano a incuriosire chiunque vi si avventuri. Le sue storie di spettri e anime inquiete che sembrano vagare nei suoi angoli più remoti, insieme a vicende più inquietanti come quella del misterioso lupo mannaro che un tempo infestava il parco, conferiscono alla villa un'atmosfera che sfida ogni spiegazione razionale. Questo straordinario incrocio tra arte, storia e superstizione fa di Villa Borghese non solo un'icona della città, ma anche un punto di incontro tra il passato e il presente. E mentre si passeggia tra i suoi viali, ci si può chiedere: quanti segreti nasconde davvero questo parco? E quante storie ancora non raccontate potrebbero emergere dalle sue ombre? Forse, chissà dove guardare, potrebbe essere testimone di qualcosa che va oltre l'immaginazione.